C'è una nuova rivoluzione nelle scarpe da running più performanti. I prossimi anni saranno caratterizzati da un progressivo abbandono della piastra di carbonio e della gomma in Pebax verso nuove tecnologie? Ma sono state davvero le Adidas Adrios Pro Evo 1, e potevate fare un nome più corto, a far fare la differenza nel nuovo record della maratona femminile 24 settembre 2003 a Berlino? O sono state le gambe dell'atleta etiope Tigista Zefa a fare la vera differenza, visto che è scesa di più di 2 minuti dal precedente record mondiale della maratona femminile di Birgit Kosgei da 2:14:04 fatto l'anno scorso a 2:11:53? O probabilmente il sistema di gambe dell'atleta e nuove scarpe? Sono tutte domande che da qualche settimana nel mondo del running ci stiamo facendo, e con questo video cercheremo di sapere un po' di più sulle scarpe, ma anche sull'atleta e sul sistema. Se segui Runner 451 sai quello che penso delle scarpe da running. La prima cosa che dovrebbero fare le scarpe da running è quello di non accorgersi di averle, di non creare problemi e di evitare problemi. Questo però non mette in dubbio che le nuove tecnologie possono e come incidere sulle performance. Stai fino alla fine perché vedremo i plus, ma vedremo anche dei grossi però su queste scarpe, in generale sulle nuove tecnologie e sulle scarpe da running per gli atleti. Approfondiremo come sono queste Adidas. In confidenza le chiameremo solo Adidas AD0 Pro Evo 1 perché dire tutto il nome mi fa durare il video 18 minuti, e andremo a vedere proprio come sono fatte e se possono far fare veramente la differenza. Per la Zefa probabilmente le scarpe sono contate molto, visto che dopo pochi minuti che aveva tagliato il traguardo si è tolto una scarpa, l'ha baciata e l'ha mostrata e gli ha dimostrato affetto. Non sappiamo se era un accordo con Adidas o se vinci o fai il record, mi raccomando fai questa cosa, se è stato un suo atto imprenditoriale, ma chissà che non ci scappa un bonus, oppure se è stato veramente un atto d'amore. Questo poco conta, quello che conta è che veramente ha avuto una prestazione incredibile, e guardando anche le sue ultime falcate di corsa devo dire che era una corsa eccezionale, e non l'ha corsa piano, una corsa veramente forte. Andiamo a vedere allora quanto è contato l'atleta e com'è fatta questa scarpa, e quindi quanto è contata questa scarpa, e stai fino alla fine, non fare l'errore di interrompere il video perché ti porterò informazioni molto utili su queste nuove scarpe che potrebbero aprire tante porte ma anche tanti punti di attenzione. Ma prima di andare avanti scrivi qua nei commenti, secondo te è contata più l'atleta o più la scarpa? Ok, scritto il tuo commento, mi raccomando ora non interrompere il video e ti vai a cercare la scarpa su Google sperando di comprarla, facendo la differenza nelle tue corse. Intanto perché non la troverai, perché ce n'erano solo poche centinaia a disposizione e sono finite, poi sicuramente tornerà, e poi perché non è proprio di primo prezzo, 500 euro, ma poi ci sono anche degli altri punti che vedremo lungo il video che ti potrebbero scoraggiare a comprarla, come dei punti che ti potrebbero invogliare a provarla. Andiamo a vedere tecnicamente come sono fatte queste Pro Evo 1. Allora, intanto hanno un drop di 6 mm con una forte altezza da terra, al limite del legale dei famosi 40 mm. Nella parte posteriore sono alte 39 mm, nella parte anteriore 33 mm. Hanno due strati di intersuola con una gomma Eva o non si sa bene di quale materiale, non compressa, questo è quello che dichiara Adidas, ma dice che di più non può dire. Sicuramente questa non compressione potrebbe creare delle bolle d'aria e una situazione che aiuti il rimbalzo e quindi la conservazione o la restituzione dell'energia nella corsa. Un punto fondamentale di queste scarpe ad alta prestazione è che pesano pochissimo, circa 140 grammi, vuol dire il 40% meno circa delle Alphafly, delle Vaporfly di Nike o di altri modelli ultra performanti in piastra di carbonio. Questo proprio perché è stata utilizzata questa gomma molto leggera, questa è stata la ricerca, ma anche perché non c'è la solita piastra di carbonio, ma ci sono gli Energy Rods, che è questa gabbia che segue i metatarsi del piede e segue forse in maniera più naturale la linea del piede, lo avvolge, aumentando quella che può essere anche la stabilità. Cosa molto importante, oltre al fatto che il carbonio, sono sempre fatti, sono tubolari, comunque linea di carbonio contribuisce a una rigidità che dà una propulsione maggiore. Ma perché? Perché può essere importante questa forma e potrebbe essere una cosa seguita anche da altri brand, magari ovviamente brevettati in altro modo in futuro? Perché
questi tipi di gomma, anche se Adidas non ha specificato quali, oltre ad avere un effetto rimbalzante, chiamiamolo così, hanno solitamente anche una ottima instabilità, quindi ottima ovviamente ironico, e hanno necessità di un elemento rigido che segua però il movimento e la linea del piede per conservare una stabilità, il che vuol dire anche far lavorare meno il piede, ma non solo il piede, tutto quello che c'è collegato fino a su, fino alla testa, che vuol dire anche migliorare l'economia di corsa, perché se io devo fare sempre dei micro movimenti di compensazione su quello che non è stabile, probabilmente sarò anche un pochino meno economico. Questa leggerezza quindi è data molto da quello che c'è nell'intersuola, quello che Adidas chiama il Light Strike Pro, che c'è anche in altri modelli, ma in questo sembra essere diverso. Ma poi in generale Adidas ha ricercato un'economia del peso assoluta. Ad esempio la suola non c'è la classica gomma Continental, ma c'è un sottile velo, chiamiamolo così, che sembra avere un ottimo grip ma non tantissima durabilità, poi ne parleremo, che è molto molto funzionale. Il grip è fondamentale, proprio ritorniamo alla stabilità, ritorniamo alle curve, ritorniamo alle condizioni del meteo che cambiano, ma in generale anche proprio la presa sull'asfalto, e quindi una corsa efficace, e molto molto leggero. La stabilità della scarpa è dato invece da il tallone, che riprende spunto dalle 3, che è una scarpa molto performante, un po' più classica vogliamo dire rispetto a questa rivoluzione delle AD0 Pro Evo 1. Adidas dichiara di aver preso, ma si vede anche proprio ad occhio, spunto dalle 3. Altra grossa differenza di questa scarpa rispetto ad altre Adidas che hanno una forma rocker, quindi una forma curva che aiuta la propulsione, è che questa curva è stata messa al 70% del piede, non al 60%. Quindi che cosa vuol dire? Che aumenta l'effetto leva del piede. Il piede è una leva vantaggiosa. Questa forma che è stata studiata osservando gli atleti come correvano, e credo anche recependo dei feedback degli atleti, ha un effetto leva maggiore, che vuol dire anche un lavoro muscolare tendineo maggiore. Però gli atleti professionisti questa cosa non gli spaventa certamente. Potrebbe spaventare gli atleti un po' più lenti e un po' meno professionisti, soprattutto se non hanno un'efficienza della zona, chiamiamola in maniera molto volgare, polpaccio tendine d'Achille. Infine una tomaia molto molto leggera che comunque sembra fare il suo lavoro. Non nascondiamoci, questa scarpa, ma poi come potremmo dirlo anche ormai possiamo dire delle tradizionali, Vaporfly, Alphafly, perché parlo di Nike perché è sempre il primo concorrente, ma poi ormai ci sono tutti i brand hanno un modello super prestazionale. Questa scarpa sembra che abbia aiutato senza dubbio l'atleta a centrare il record mondiale. Un atleta che era solo alla terza maratona, nella prima aveva fatto 2:34, nella seconda era l'anno scorso, aveva vinto a Berlino in 2:15, quindi proprio una pippa non è, anzi, e adesso ha fatto 2:11. Questo che cosa ci fa pensare? Beh, ci fa pensare che il famoso muro delle 2:10 per le donne, che equivale più o meno al muro delle 2 ore per gli uomini, almeno ad oggi, anche se chissà, fra 20-30 anni le prestazioni si avvicineranno perché i miglioramenti degli uomini saranno sempre più marginali e quelli delle donne sempre superiori, questo lo vedremo, speriamo di avere la fortuna di vederlo eventualmente. Diciamo il muro delle 2:10 è pronto ad essere frantumato, chissà se non già dalla stessa atleta l'anno prossimo, e chissà con quali scarpe. Sicuramente, detto che era solo la terza maratona, fa pensare che questa cosa si avvererà, senza portarti sfiga, Sefa. Non ti voglio portare sfortuna, ma secondo me funzionerà. Oppure lo farà qualche tua atleta stimolata dal tuo grandissimo, incredibile, infinito risultato. Questa scarpa, se uno è un atleta molto prestazionale, funziona. D'altronde anche le Vaporfly, ci sono molte ricerche che lo dimostrano, più sei veloce più aumenta l'economia di corsa, e mi sembra che con questa scarpa la storia sia la stessa. Quindi se siete atleti molto prestazionali, il giorno che torneranno disponibili sul mercato, o come penso da queste nasceranno altri modelli sotto questo filone che seguiranno più o meno le tecnologie, ma magari un pochino più resistenti, e fra pochissimo lo vediamo che cosa intendo, usatele.
Se siete meno prestazionali, avete dei gap, allora dalla scarpa ricercate qualcosa che vi protegga, con il reminder molto importante che se avete dei gap, quando intendo gap dico una forte instabilità, necessità di protezione, una propensione agli infortuni, attenzione, la scarpa dà una mano, ma il lavoro lo dovete fare voi con le cose che dico sempre, allenamento, forza, core e tutto il resto, perché non cerchiamo la soluzione fuori da noi. Anche chi è molto forte non è che se si mette queste scarpe vince o fa i record per forza. Se non si allena bene e se non si allena ad usare bene quelle scarpe, beh, insomma, sarà un po' dura. D'altronde lo dice anche Adidas, lascia proprio un disclaimer di dire non si accettano responsabilità su che cosa. Fatta una gara sono scarpe da buttar via, non cadono a pezzi, dicono loro, ma lasciate stare, non vi assicuriamo che non vi farete male, lo traduco. E poi prendetele solo, e secondo me sono di manica larga, se correte la maratona più veloce di 3 ore e 30. Quindi hanno messo i 5 al chilometro come punto importante. E sotto noi non rispondiamo a nulla. Le scarpe costano 500 euro, le potete usare una volta sola o per una gara sola, quindi diciamo che, dai, voglio essere generoso, più di 100 km non si possono più usare, 500 euro 100 km, però magari qualcuno cerca la prestazione della vita, potrebbe anche prenderla. Sicuramente non andateci a fare la spesa, o meglio, non andateci a fare la spesa dopo non averci corso almeno 100 km. Scegliete sempre bene la scarpa per voi, ascoltate le recensioni, ascoltate i consigli, ma soprattutto poi provatele. Tante volte mi scrivete, mi chiedete, ma anche i ragazzi che alleno, meglio questo, meglio quello? No, io chiedo sempre, tu cosa sceglieresti? Qual è il feeling migliore che hai avuto quando sei andato a provarle o quando ci hai già corso diversi chilometri? Vi dovete fidare anche sulle vostre sensazioni, che a volte sono sicuramente caratterizzate da quanto eravate in forma o meno in quel periodo, ma chi se ne frega, se vi siete trovati bene, continuate con quella scarpa lì. Questo però non toglie un po' quella cosa che magari i ciclisti hanno molto di più, perché devono spendere molto di più con biciclette eccetera, di provare più scarpe. Su questo per carità non voglio togliervi certo il divertimento. Quindi è stata l'atleta o è stata la scarpa? Probabilmente è stato tanto l'atleta con un bel aiuto di questa scarpa che sembra molto molto interessante. Tornando al carbonio, e un po' ve l'ho già detto nel video, grossa parte del carbonio, per quanto sia un materiale rigido e quindi abbia una restituzione elastica, è quello di dare stabilità. E diverse ricerche dimostrano, parlando proprio delle Vaporfly a questo punto, che la vera differenza non la faccia il carbonio sull'economia di corsa, ma la faccia il materiale dell'intersuola, quindi in questo caso il Pebax. Non ci credete? Beh, ve ne ho parlato in questo video qui, dove vi cito anche la ricerca che dimostra come il carbonio conti, ma non così tanto.